Ciao a tutti, in questo video vedremo come registrare al meglio le nostre uscite in kart sfruttando la nostra action camera. Vedremo le migliori impostazioni, vi darò qualche consiglio utile e vi mostrerò gli accessori indispensabili. Ciao, sono Massimiliano e benvenuti su Vado al Max, il canale dedicato al mondo del karting amatoriale. Se siete nuovi del canale, qui troverete racing vlog, onboard alle migliori piste rental del nord Italia e tutorial pratici proprio come questo, per cui vi invito ad iscrivervi al canale. Sin da quando ho iniziato a girare nel lontano 2015 ho sempre avuto la voglia di riprendermi, non soltanto per puro intrattenimento ma anche per cercare di migliorare la mia guida. Nel tempo ovviamente sono migliorato a livello di sfruttamento della mia attrezzatura e tanti errori che facevo sono un lontano ricordo. E visto che molti di voi hanno iniziato a girare e a realizzare contenuti anche grazie a me, perché non darvi qualche consiglio pratico per migliorarvi? E a proposito di contenuti e consigli utili, voglio parlare di TubeBuddy. Che cos'è TubeBuddy? TubeBuddy è uno dei principali tool per quanto riguarda l'ottimizzazione dei video su YouTube. Vi fa trovare i titoli migliori, vi dà una mano con i tag e vi fa risparmiare tantissimo tempo. E questo cosa significa? Più visualizzazioni per i vostri video e più iscritti per i vostri canali. Il piano base è gratuito, per cui trovate il link per scaricarlo giù in descrizione nel primo commento qui sotto, ma se avete un canale con meno di 1000 iscritti e volete fare l'upgrade della licenza da quella gratuita alla Pro, avrete il 50% di sconto, per cui secondo me è un ottimo investimento. Partiamo con lo strumento che utilizziamo per riprenderci, ovvero l'action camera. Io utilizzo forse la miglior GoPro mai realizzata, la 4 Black. A detta di molti la migliore action camera mai prodotta. La si trova usata abbastanza facilmente, in alternativa potete virare sulla 4 Silver, che però ha delle limitazioni su alcune risoluzioni. Questa piccolina fa il 4K a 30 fps, il 2,7K a 60 fps e il 1080 a 120 fps, per cui ci si può veramente divertire con le risoluzioni. Ma se volete risparmiare qualcosina e volete puntare sul nuovo, potete optare per le Xiaomi o per le Elswitz, oppure andare sulle concorrenti della GoPro come la DJI e la Nilox. Certo è che se volete qualità andate direttamente sulla GoPro, anche se con le ultime versioni ha qualche problema in più dal punto di vista software. Passando alle impostazioni, molto dipende dall'action camera stessa. Di base però vi consiglio di registrare in Full HD, perché è la risoluzione più sfruttabile di tutte, sia che vogliate fare i video per YouTube o per i social network, sia per riguardare in privato le vostre cartate con gli amici. Per il numero di fps c'è una regola di base da tenere a mente: 60 fps se siete di giorno o comunque quando c'è una buona illuminazione, 30 fps se c'è poca luce o siete di notte. Questo perché il numero di fps è influenzato dalla velocità dell'otturatore, che a sua volta va ad influenzare la quantità di luce che entra nel sensore. Capirete che più è basso il numero di fps, più le immagini saranno nitide in situazioni di bassa luminosità. Per contro non potrete effettuare slow motion, cosa che con fps superiori a 30 è possibile fare. Come angolo di visuale potete tranquillamente sperimentare le diverse opzioni che le varie action camera offrono. Io per esempio da qualche video a questa parte sto usando il Super View, che mi permette di avere una visuale molto ampia. Questo può piacere o meno, va molto a gusti, per cui mi consiglio appunto quello di sperimentare. Veniamo infine a qualche consiglio pratico. Partiamo con l'audio, che è il secondo elemento importante di un video. Qui i casi sono due. Se avete un'action camera come la GoPro dalla 5 Black in poi, quindi impermeabili già così come sono, vi consiglio caldamente di acquistare un antivento come questo. Questo è il modello per la 5 Session. Vedrete che i flussi del vento saranno attenuati, potrete godere appieno del sound del motore. Se invece come me avete un'action camera che necessita di un case esterno, dovrete controllare se per caso nelle confezioni, nei vari store online tipo Amazon, esiste un case con il coperchio posteriore aperto. Nel caso della mia 4 Black c'è già in confezione. Come avete scritto qui, per velocità superiori a 100 km/h vi consigliano di utilizzare lo skeleton door, che è questo che è montato su adesso, mentre oltre tale velocità consiglio di utilizzare lo sportellino impermeabile. Per migliorare ulteriormente l'audio potete usare della banalissima spugna ben essiccata da piazzare davanti al microfono. Questo è un trucco che ho appreso dal buon Nasca ed è lo stesso concetto dietro all'uso dell'antivento di prima. Per quanto riguarda la visuale, qui c'è l'imbarazzo della scelta. Se avete un kart vostro potete attaccare i supporti adesivi, e qui vi consiglio di usare quelli originali GoPro, il cui adesivo resiste fino a 600 km/h perché è il vero 3M, non come quello delle cinesate, un po' dappertutto. I più gettonati sono ovviamente il musetto, sia fronte marcia che rivolto verso di voi, e sul radiatore. Mentre se si parla di visuali sul corpo, oltre alla classica sul casco, potete provare la chest mount, la pettorina per intenderci, la chin view che potete realizzare con un supporto come questo,
oppure la side view in stile Shinagagiri. Quello che dovete tenere a mente nel caso delle inquadrature sul casco è che la testa durante la guida si inchina verso il davanti, per cui dovrete compensare questa angolazione sulla vostra action camera, inclinandola all'indietro leggermente. Così avrete sempre l'obiettivo sia sulla strada davanti a voi che sul volante. E voi che action camera utilizzate per filmare? Quali impostazioni e inquadrature sfruttate? Fatemi sapere la vostra nei commenti. Per questo video dedicato al mondo dei video in carta è tutto, spero di essere stato chiaro e non spiegarvi il tutto. In descrizione troverete i link di Amazon per acquistare l'action camera e gli accessori che ho nominato nel video. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a passare a tutti i social che troverete in descrizione e noi ci vediamo domenica prossima per un nuovo video, sempre qui su Vodalmax. Bye bye!